Ciao a tutti e benvenuti su Italian Pod. Sono Alessia. E io sono Giovanni. Oggi viviamo insieme una giornata intera in italiano, dalla prima luce del mattino fino all'ultima stella della notte. Esatto, e non sarà solo ascolto passivo. Vi chiederemo di ripetere con noi, di rispondere ad alta voce e ogni tanto faremo una pausa per spiegare qualcosa di utile, una parola, una regola, un piccolo segreto della lingua italiana. Perfetto per chi vuole allenare l'orecchio, la bocca e anche la mente. Allora, pronti a immergervi in una giornata autentica? Tranquilla ma piena di vita? Partiamo proprio dall'inizio, dal momento in cui il sole comincia a filtrare tra le tende. Immaginate, è mattina presto. La città è ancora silenziosa, ma non del tutto. La sveglia suona. Bip, bip, bip. E io, con un sospiro, allungo la mano e la spengo subito. Non voglio sentirla un secondo di più. Lo conosco bene quel gesto. Poi ti stiracchi, lentamente, sbadigli e magari ti giri un'altra volta nel letto, giusto per rubare ancora un minuto di sonno. Esatto. Ma poi mi alzo, apro la finestra e entro subito l'aria fresca del mattino e con lei i primi suoni del quartiere. Sì, perché fuori la vita è già cominciata. Guardate, il vicino sta innaffiando i suoi vasi di gerani, quel rosso acceso sui balconi. È una delle immagini più italiane che ci siano. E poco più in là vedo i primi bambini che vanno a scuola a piedi, zainetti in spalla, qualcuno che corre, qualcun altro che si ferma a legare le scarpe. Mentre da una finestra aperta arriva una ninna nanna. Una mamma canta piano al suo bambino, forse per farlo addormentare un'ultima volta prima di uscire. E poi i ciclisti. Qualcuno va al lavoro in bici con la borsa appesa al manubrio. Altri fanno jogging con le cuffiette e lo sguardo concentrato. È incredibile quanto possa essere viva una mattina tranquilla, vero? A proposito, avete notato una cosa? Quando ho detto mi stiracchio, non ho detto solo stiracchio, ho aggiunto me. Esatto, perché in italiano moltissime azioni che facciamo a noi stessi, come svegliarsi, lavarsi, vestirsi, usano i verbi riflessivi. Quindi non diciamo io lavo, ma io mi lavo. Non io vesto, ma io mi vesto. L'azione torna su di te. Per questo si dice riflessivo. Ed è bellissimo, perché rende la lingua più personale, più intima. È come se ogni gesto del mattino fosse un piccolo dialogo con te stesso. Ora provate con noi. Ripetete ad alta voce. Mi stiracchio. Bravi! E adesso un'altra parolina che abbiamo usato. Innaffiare. Sì, il vicino innaffia i gerani. Innaffiare significa dare acqua alle piante. Non bagnare, non versare, ma proprio innaffiare. È una parola tenera, quasi poetica. E i gerani? Quei fiori rossi, rosa, bianchi, che vedete ovunque in Italia, sui davanzali, sui balconi, sono un simbolo di casa, di cura, di bellezza quotidiana. Allora, ora vi facciamo una domanda e vogliamo che rispondiate ad alta voce come se fossimo lì con voi. Sei una persona mattiniera? O preferisci stare a letto il più a lungo possibile? Prova a dire sono una persona mattiniera. Oppure non sono una persona mattiniera. Qualunque sia la vostra risposta, va benissimo, perché ogni modo di iniziare la giornata ha la sua magia. E ora che siamo svegli, che la finestra è aperta e il quartiere ci saluta con i suoi piccoli rumori, è il momento di cominciare la nostra routine in casa. Ma prima respiriamo ancora un attimo questa calma del mattino,
perché da qui in poi la giornata prenderà ritmo. Mentre cammino verso il bagno, sento già i primi profumi della cucina. E il suono della moka che comincia a gorgogliare. Ma di questo parleremo tra un istante. Per ora godiamoci ancora un po' questa luce dorata del primo mattino. Eccoci in bagno. Mi guardo allo specchio, capelli un po' arruffati, occhi ancora mezzi chiusi, ma sorrido lo stesso. Perché sì, anche il caos del risveglio ha il suo fascino. Mi lavo i denti, mi spruzzo un po' d'acqua fredda sul viso e già mi sento più sveglio. Intanto, in cucina, la casa si anima. Mia sorella è già lì, concentrata, con la moka in mano. Sta preparando il caffè, quel caffè denso, profumato, che in Italia non è solo una bevanda, è un rito. E dal bagno accanto arriva una voce stonata ma entusiasta. Mio fratello canta sotto la doccia. Non so mai se è una canzone vera o se la inventa lì per lì, ma è sempre divertente. Mamma, intanto, sistema i biscotti fatti in casa su un piatto. Li ha preparati ieri sera, con le mandorle, lo zucchero a velo e quel profumo che ti accompagna per tutta la mattina. E papà? Papà è seduto al tavolo, con il giornale aperto e una tazza fumante in mano. Ogni tanto alza lo sguardo, sorride e dice solo «Buongiorno a tutti». Ci sediamo tutti insieme, verso il succo d'arancia. E qui, ops, mio fratello lo rovescia un po' sul tavolo. Ma nessuno si arrabbia, anzi, scoppia una risata, perché certe mattine sono fatte così, piccoli disastri, grandi sorrisi. Mentre mangiamo, parliamo della giornata. Hai finito il compito di matematica? Ricordati di passare dal panettiere. Stasera c'è la riunione di condominio. È bello, no? Questo momento in cui tutto sembra in ordine, anche se il succo è sul tavolo e i capelli sono ancora bagnati. A proposito, avete sentito quando ho detto «Mia sorella sta preparando il caffè»? Esatto. Quella struttura, stare più gerundio, è fondamentale in italiano. Si chiama presente progressivo e si usa per dire che qualcosa sta succedendo proprio in questo momento. Quindi non diciamo solo «lei prepara il caffè», ma «lei sta preparando il caffè», per far capire che l'azione è in corso, qui e ora. Come in inglese con la ing. She's making coffee. In italiano, lei sta facendo il caffè. Provate con noi. Ripetete. Sto lavandomi i denti. Benissimo. E ora torniamo a quel momento un po' caotico, quando mio fratello rovescia il succo. Attenzione a questa parola, rovesciare. Non è la stessa cosa di cadere. Se un bicchiere cade, magari si rompe. Ma se rovesci il succo, vuol dire che lo fai uscire dal bicchiere versandolo, per sbaglio. È un verbo molto comune per i liquidi. Ho rovesciato l'acqua. Non rovesciare il vino. Attento, stai rovesciando il latte. Ed è più preciso, più vivo di un semplice cadere, perché descrive un'azione, non un incidente passivo. Ora tocca a voi. Pensate alla vostra colazione e dite ad alta voce. A colazione di solito mangio... E poi aggiungete qualcosa. Biscotti, yogurt, frutta, cornetto. Breve silenzio simulato come per dare spazio alla risposta dello spettatore. Che bello immaginarvi lì con la vostra tazza in mano a raccontarci la vostra mattina. Dopo colazione, però, è ora di prepararsi per uscire.
raccolgo le mie cose, il portafoglio, le chiavi, il telefono. Mi vesto in fretta, magari con un maglione comodo e le scarpe da passeggio. E prima di uscire, un ultimo saluto. Ciao, torno più tardi. Fai attenzione, risponde mamma. E con quel ciao alle spalle varchiamo la porta, pronti per affrontare il mondo. Ma prima di arrivare al lavoro c'è un piccolo viaggio da fare. A piedi, verso la fermata dell'autobus. E lungo la strada il quartiere ci racconta altre storie, ma di questo parleremo subito dopo. Eccoci fuori casa. L'aria del mattino è fresca, ma non fredda. Quella giusta per camminare con calma, senza fretta. Mentre cammino verso la fermata dell'autobus, saluto con un cenno il barista che sta alzando le serrande del caffè all'angolo. «Buongiorno», mi dice lui, e io rispondo con un sorriso. È uno di quei piccoli rituali che rendono il quartiere familiare. Lo stesso barista, la stessa voce, lo stesso profumo di caffè appena macinato ogni mattina. Arrivo alla fermata e mi fermo accanto a un signore con il cappello e un giornale arrotolato. Una ragazza ascolta musica con le cuffie, dondolando leggermente al ritmo. C'è silenzio, ma non è un silenzio vuoto. È il silenzio delle persone che stanno per cominciare la loro giornata. Ognuna con i propri pensieri, le proprie storie. Poi arriva l'autobus. Le porte si aprono con un sospiro e salgo. «Buongiorno», dico all'autista. Buongiorno a te, risponde lui, senza alzare gli occhi dal suo schermo. Ma quel buongiorno è importante. È il primo contatto con il mondo fuori casa. Mi siedo vicino al finestrino e mentre l'autobus riparte, comincio a guardare fuori. Vedo il fornaio che inforna il pane, quelle pagnotte dorate che usciranno tra poco, croccanti fuori e morbide dentro. Un addetto alla polizia delle strade spazza piano il marciapiede, con movimenti lenti, quasi meditativi. E poi una finestra al secondo piano si apre. Un bambino piccolo, con il pigiamino a righe, ci saluta con la manina. Sorrido. È un gesto così semplice, ma ti riempie il cuore. Più avanti il fiume scorre tranquillo e lì, vicino alla riva, le anatre nuotano in fila come se avessero un appuntamento importante. Penso, che carino quel bambino. E subito dopo. Guarda come nuotano le anatre. Breve pausa, tono leggermente più riflessivo. A proposito, avete sentito quando ho detto «penso che sia carino»? Sì, perché in italiano, dopo verbi come pensare che, credere che, sperare che, spesso usiamo una forma un po' speciale, il congiuntivo. Quindi non diciamo «penso che è carino», ma «penso che sia carino». Il congiuntivo esprime un'idea, un'opinione, un sentimento, non un fatto certo. È come se dicessimo «secondo me potrebbe essere carino, lo sento così». Provate con noi. Ripetete ad alta voce. Penso che sia una bella giornata. Perfetto. Ora torniamo alle anatre, perché c'è un'altra struttura interessante nella frase «vedo le anatre nuotare nel fiume». Esatto. Dopo i verbi di percezione, come vedere, sentire, guardare, spesso usiamo il verbo all'infinito. Quindi non diciamo «vedo le anatre che nuotano», anche se a volte si può dire, ma più naturalmente «vedo le anatre nuotare». Altri esempi? Sento i bambini ridere, guardo le foglie cadere, osservo il sole sorgere.
È una costruzione fluida, musicale e molto comune nel parlato naturale. Ora provate voi. Guardate fuori dalla vostra finestra, o immaginate di farlo, e dite ad alta voce: vedo, e poi aggiungete qualcosa che fa un'azione. Vedo i gatti dormire. Vedo le nuvole scorrere. Vedo mio fratello camminare. Che bello sentirvi creare frasi vere, vive. Intanto l'autobus rallenta. La mia fermata è vicina. Raccolgo la borsa, mi alzo. E mentre scendo do un ultimo sguardo al fiume. Le anatre sono ancora lì, tranquille, come se il tempo non passasse mai. Ma per me la giornata sta per cominciare davvero, perché ora arrivo in ufficio. E lì, tra email, caffè e chiacchiere con i colleghi, la mattina prenderà un altro ritmo. Ma prima di entrare, un ultimo respiro. Perché anche il lavoro a volte può essere un posto pieno di piccole bellezze. Spingo la porta dell'ufficio e subito sento «Buongiorno» da 3 voci diverse. Sorrido. Buongiorno a tutti! E la mia mattina al lavoro ha inizio. Entro in ufficio e subito l'atmosfera cambia. C'è un brusio leggero di tastiere, il profumo del caffè appena fatto e quel senso di «via, cominciamo», che si sente solo al mattino. Saluto i colleghi uno a uno. Buongiorno Maria. Ciao Luca. Ehi, come va Sofia? Ogni buongiorno è un piccolo filo che ci lega, prima ancora di aprire la prima mail. Mi siedo alla scrivania, accendo il computer e subito la realtà mi raggiunge. La casella di posta è piena. Ma non mi spavento. Prendo un respiro, apro la prima email e comincio a rispondere, una dopo l'altra. Poi devo scrivere un report importante, quello che il capo aspetta per le 11. Scelgo le parole con cura, controllo i numeri, rileggo 2 volte. Perché in ufficio ogni dettaglio conta, anche una virgola in più può cambiare il senso di una frase. Ma, fortunatamente, non si lavora mai da soli. Verso le 10:30 arriva il momento che aspettavo, la pausa caffè. Ci ritroviamo tutti in cucina. Qualcuno con un cornetto ancora caldo, altri con i biscotti portati da casa. Io ho preparato i cantucci di mia nonna. E mentre sorseggiamo il caffè, parliamo di tutto. Del weekend, di un film visto ieri sera, di quel gatto che ha adottato il vicino. Ridiamo per una battuta stupida. Qualcuno imita il suono della stampante quando si inceppa e scoppia un'altra risata. È in questi momenti che il lavoro non sembra più solo lavoro. Sembra condivisione. Poi, con la tazzina ancora in mano, torniamo alle nostre scrivanie, ma con la mente più leggera. Riprendo in mano le mie cose. Una telefonata da fare a un cliente, alcuni documenti da aggiornare e poi la riunione di team. La preparo con cura. Controllo i punti da discutere. Preparo le slide. Mando un promemoria veloce ai colleghi. Quando ci sediamo tutti insieme in sala riunioni, c'è un'energia diversa, più concentrata ma collaborativa. Ognuno dà il suo contributo. E alla fine usciamo con un piano chiaro per il prossimo progetto. Ce l'abbiamo fatta, dice qualcuno. E sì, ce l'abbiamo fatta. Insieme. A proposito, avete notato quando ho detto «scrivo una email importante»? Sì, perché in italiano, anche se viene dall'inglese, email è femminile. Si dice la email, non l'email. E si scrive con il trattino. Email, non email. È una piccola regola, ma fa la differenza se vuoi suonare naturale. Allo stesso modo, diciamo, ho ricevuto una email. Devo rispondere alla email. Questa email è urgente. Provate con noi. Ripetete.
Devo scrivere una email importante. Benissimo. Ora, un'altra espressione che usiamo tantissimo in ufficio. Faccio una pausa caffè. Attenzione, non diciamo prendo una pausa, ma faccio una pausa. È una di quelle frasi fisse in italiano, come fare colazione, fare la spesa, fare un viaggio. Quindi faccio una pausa pranzo, faccio una pausa di 10 minuti, dopo faccio una pausa. È il verbo fare che rende tutto più fluido, più naturale. Ora vi chiediamo una cosa e vogliamo che rispondiate ad alta voce, come se fossimo lì con voi. Che lavoro fai? Prova a dirlo in italiano. Faccio il o faccio la, come insegnante, studente, grafico, cuoco. Oppure lavoro in un, come ufficio, ospedale, negozio, ristorante. Qualunque sia la vostra risposta, sappiate che state usando l'italiano in modo reale, autentico, e questo è già un grande passo. Intanto l'orologio segna mezzogiorno. La mattina è volata. È ora. Ora è il momento di staccare, almeno per un po'. Perché la pausa pranzo non è solo mangiare, è ricaricare l'anima. Chiudiamo il computer, mettiamo via le penne e usciamo. Perché là fuori c'è una piazza piena di sole, bambini che giocano e un po' di pace da godersi prima del pomeriggio. Ma di questo parleremo subito dopo. Mezzogiorno, finalmente! Chiudiamo i computer, allontaniamo le sedie dalle scrivanie e respiriamo. Ognuno di noi ha il suo Tupperware, qualcuno con la pasta avanzata ieri sera, altri con insalata fresca, pomodorini, mozzarella. Ci sediamo tutti insieme in sala mensa o fuori, su una panchina al sole. E mentre mangiamo, cominciano le storie. Mio figlio ieri ha detto una parola nuova, racconta Maria. Ho trovato un gattino sotto casa, dice Luca. Ho sognato che parlavo in giapponese, ride Sofia. E noi ascoltiamo, ridiamo, condividiamo, perché il pranzo non è solo cibo, è connessione. Dopo mangiato, invece di tornare subito in ufficio, decidiamo di fare una passeggiata. Solo 10 minuti, ma fanno tutta la differenza. Camminiamo fino a una piazzetta poco lontana, una di quelle piccole, con le panchine di pietra e un albero al centro. Lì la vita scorre piano. Bambini giocano a pallone, ridendo ogni volta che il pallone finisce tra i cespugli. Un signore anziano è seduto su una panchina, con il giornale aperto e gli occhiali appoggiati sul naso. Ogni tanto alza lo sguardo, sorride a niente in particolare e continua a leggere. Altri passeggiano con i cani, un barboncino che tira il guinzaglio, un pastore tedesco che cammina fiero accanto al suo padrone. C'è pace, eppure è una pace viva, piena di piccoli movimenti, suoni, respiri. Torniamo in ufficio rigenerati. La testa è più chiara, le spalle meno tese. E il pomeriggio comincia con una nuova energia. Riprendo in mano il progetto della mattina, controllo i dati, aggiorno le tabelle, preparo una presentazione per domani. Poi arriva una telefonata inaspettata. Un cliente ha un problema, ma invece di preoccuparmi, respiro e ascolto. Parliamo, capiamo, troviamo una soluzione e alla fine lui dice: Grazie, sei stato davvero d'aiuto. momenti come questi ricordano perché facciamo quello che facciamo. Intanto organizzo i file sul computer, controllo l'agenda per domani, rispondo a un'ultima email. E ogni tanto mi alzo in piedi, mi stiracchio, bevo un bicchiere d'acqua, guardo fuori dalla finestra. Perché anche nel pomeriggio più intenso ci si merita un attimo per sé. A proposito, avete sentito quando ho detto un collega mi offre un biscotto?
gliene do uno mio. Sì, e quella parolina, gliene, sembra piccola, ma nasconde un mondo. Gliene è la fusione di due pronomi. Gli, che vuol dire a lui o a lei, e ne, che sostituisce di questo, di questi. Quindi, invece di dire do un biscotto a lui e lui ne ha già alcuni, diciamo in modo naturale gliene do uno. È una struttura avanzata ma molto comune nel parlato quotidiano. Pensate a frasi come hai delle caramelle? Sì, te ne do una. Oppure vuoi del caffè? Sì, me ne dai un po'. Non preoccupatevi se all'inizio sembra complicato. Ascoltatelo, ripetetelo e col tempo diventerà naturale. Provate con noi. Immaginate di condividere qualcosa con un amico e dite ad alta voce te ne do un po'. Perfetto. Ora un'altra frase importante del pomeriggio. Ho finito tutti i miei compiti. Questa è la forma del passato prossimo, il tempo che usiamo in italiano per parlare di azioni già completate. Si forma con l'ausiliare avere o essere più il participio passato. Finire dirà io ho finito. Scrivere dirà io ho scritto. Rispondere dirà io ho risposto. E la maggior parte dei verbi, come finire, usa avere. Quindi, se oggi avete fatto qualcosa di bello, potete dire ho studiato italiano, ho camminato nel parco, ho bevuto un buon caffè. Ora tocca a voi. Pensate a qualcosa che avete fatto oggi, anche piccolo. Andate, dite ad alta voce ho e completate la frase. Che bello sentirvi usare il passato prossimo con naturalezza. Intanto l'orologio si avvicina alle 5. Le ultime email sono inviate, i documenti salvati, la scrivania in ordine. Spengo il computer. Raccolgo le mie cose. E mentre saluto i colleghi, arrivederci, a domani. Sento già la stanchezza piacevole di una giornata ben spesa. Ora però c'è un'altra parte della giornata che mi aspetta, il ritorno a casa. E con la luce calda del tramonto, ogni passo verso casa sembra un po' più leggero. Ma di questo parleremo subito dopo. Le 5 del pomeriggio. Fuori la luce comincia a cambiare. Diventa più dorata, più morbida. In ufficio il ritmo rallenta. Le chiamate sono finite, le email più urgenti sono state mandate. Resta solo quel lavoro tranquillo, quasi meditativo, che chiude la giornata. Sto sistemando gli ultimi file, nomi ordinati, cartelle etichettate, documenti archiviati. C'è una soddisfazione silenziosa nel mettere ordine prima di andare via. Controllo l'agenda di domani. Appuntamenti, scadenze, promemoria. Aggiungo una nota veloce. Chiamare il fornitore prima di pranzo. Poi una breve pausa. Mi alzo, mi stiracchio, le braccia verso l'alto, la schiena che si distende e vado a bere un bicchiere d'acqua. Guardo fuori dalla finestra. Il cielo è di quel rosa tenue che sembra dipinto. Qualcuno cammina in strada con la borsa della spesa. Un altro parla al telefono ridendo. È in questi momenti che mi rendo conto, sì, è stata una buona giornata. Non perfetta, ma buona. Torno alla scrivania per l'ultimo controllo. Tutto a posto. Allora, chiudo il laptop. Lo metto nella borsa insieme al taccuino e alle chiavi. E mentre mi avvio verso l'uscita, saluto i colleghi che sono ancora lì. Ciao, vado. Arrivederci, a domani. Buona serata.
risponde Maria, senza alzare gli occhi dallo schermo. Ma lo dice con il cuore. E con quel buona serata alle spalle esco dall'edificio. L'aria fresca del tardo pomeriggio mi accarezza il viso. Respiro a fondo. La giornata lavorativa è finita. Ora comincia il tempo mio, il tempo della casa, della famiglia, del silenzio o di una chiacchierata al telefono con un amico. Ma prima di tutto devo tornare a casa e per farlo cammino di nuovo verso la fermata dell'autobus, questa volta con la luce del tramonto alle spalle. Mentre cammino, vedo il quartiere trasformarsi. Le serrande dei negozi si abbassano una dopo l'altra. La panetteria ha ancora la fila, gente che compra il pane per cena. La fioraia sistema le ultime piante fuori dal negozio, annaffiandole con cura. E il fruttivendolo sta mettendo via le cassette vuote, ma sorride lo stesso a chi passa. Buonasera! Salgo sull'autobus, più vuoto ora, e mi siedo vicino al finestrino. Non c'è fretta. Guardo scorrere le strade, i palazzi, i giardini. Penso alla cena, a quel libro che non ho ancora finito, alla telefonata che devo fare a mia nonna. È un momento di transizione tra il fare e il essere, tra il mondo fuori e il rifugio di casa. E mentre l'autobus curva l'ultimo angolo prima della mia fermata, vedo le luci di casa accendersi, una dopo altra. Tra poco aprirò la porta e dirò «Ciao, sono a casa!» E qualcuno dall'interno risponderà «Bentornata!». Ma di quella serata calda, piena di piccoli gesti e grandi silenzi, parleremo subito dopo. Scendo dall'autobus e subito riconosco il profumo del quartiere. Pane appena sfornato, foglie bagnate, forse un sugo che bolle da qualche parte. Cammino lentamente verso casa. Non c'è fretta ormai. La giornata lavorativa è alle spalle e ogni passo mi avvicina a quel senso di ritorno che solo casa sa dare. Vedo altre persone che tornano, come me. Una donna con la borsa della spesa piena, un ragazzo in bicicletta con lo zaino sulle spalle, una coppia anziana che cammina mano nella mano. C'è qualcosa di rassicurante in questa routine collettiva. Tutti che rientrano, tutti che cercano il loro angolo di pace. Passo davanti alla panetteria. C'è ancora la fila, anche a quest'ora. La gente compra il pane per la cena, quello vero, croccante fuori e morbido dentro. La fioraia sta chiudendo, ma prima sistema le ultime piante sul marciapiede. I gerani, naturalmente, ma anche qualche vaso di lavanda e rosmarino. E il fruttivendolo sta lavando il bancone, ma mi saluta con un cenno. Buonasera! Buonasera a lei, rispondo. Questi piccoli scambi, un saluto, un sorriso, un gesto, sono il tessuto invisibile della vita di quartiere. Ti fanno sentire parte di qualcosa. Arrivo al portone di casa, inserisco le chiavi, spingo la porta ed entro. E subito, dall'interno, arriva una voce. Sei tornata? Sì, sono a casa, rispondo. E quel sono a casa non è solo una frase, è un respiro profondo, un abbraccio silenzioso. Appendo la borsa all'attaccapanni, lascio le scarpe vicino alla porta e sento già i rumori familiari, l'acqua che bolle in cucina, la radio che suona piano, qualcuno che canticchia. Mia sorella sta tagliando le verdure per l'insalata. Aiutami un attimo, mi chiede senza alzare lo sguardo. Certo, dico, e mi lavo le mani prima di afferrare il coltello. È in questi gesti semplici, lavare, tagliare, mescolare, che comincia la serata, non con grandi parole, ma con le mani che lavorano insieme. Papà appare sulla porta. Oggi, com'è andata?
Tutto bene, rispondo. E a te? E così, mentre la cena prende forma, cominciamo a raccontarci le nostre giornate, i piccoli successi, le piccole stanchezze, le cose buffe che ci sono capitate. Nessuno ha fretta, nessuno interrompe. Si ascolta, si ride, si aggiunge un pizzico di sale alla pentola. Perché la cena, in fondo, non è solo cibo, è il momento in cui ci ritroviamo, dopo aver vissuto ognuno la propria giornata, e diciamo, senza dirlo, eccomi, sono qui. Ma prima di sederci a tavola c'è ancora un po' di tempo. Il profumo della pasta riempie la casa. E io, mentre aspetto che l'acqua bolga, penso, che bella serata tranquilla. Perché a volte la vita più felice è fatta di momenti così. Semplici, caldi, condivisi. A proposito, avete sentito quando ho detto mia mamma ha cucinato la pasta? Sì, ed è un altro esempio perfetto di passato prossimo. Il tempo che usiamo per raccontare ciò che è già successo. Cucinare è un verbo regolare che usa l'ausiliare avere. Quindi io ho cucinato, lei ha cucinato, noi abbiamo cucinato. Ed è il modo più naturale per parlare del passato nella vita quotidiana. Oggi ho lavorato tanto. Ieri ho guardato un film bellissimo. Mio fratello ha aiutato in cucina. Provate con noi. Pensate a qualcosa che qualcun altro ha fatto oggi. Vostra madre, un amico, un collega. Andate, dite ad alta voce "ha" e completate la frase. Benissimo. Ora, un'altra espressione che abbiamo usato. Mi leggo un libro. Notate il mi? Anche qui c'è un verbo riflessivo, ma non nel senso classico. In realtà si chiama riflessivo enfatico o riflessivo di piacere. Non significa che leggo a me stesso, ma che faccio qualcosa per il mio piacere, per me. Quindi mi guardo un film, mi ascolto una canzone, mi mangio un gelato. È un modo molto comune, molto naturale in italiano parlato, soprattutto quando si parla di piccoli piaceri quotidiani. Provate. Mi leggo un libro prima di dormire. Ripetetelo con noi. Perfetto. Sentite come suona più intimo, più personale? Ora, mentre la cena è quasi pronta, decido di fare una telefonata veloce. Compongo il numero di mia nonna e dopo 2 squilli? Pronto? Nonna, sono io. E subito la sua voce mi avvolge come una coperta calda. Parliamo del tempo, del suo orto, di quando verrò a trovarla. Lei mi racconta che ha fatto la marmellata di pesche. Te ne corto un vasetto. Ridiamo e per un attimo il mondo fuori scompare. Dopo la telefonata, torno in cucina. La tavola è apparecchiata. I piatti fumano. Ci sediamo tutti insieme e la serata, quella vera, ha finalmente inizio. Ma di ciò che succede a tavola dopo cena e prima di andare a letto parleremo nella prossima parte. Ci sediamo a tavola. Il vapore della pasta sale verso il soffitto. Il profumo del sugo si mescola al pane appena tagliato. Che buono! Dice mio fratello, già con la forchetta in mano. Piano che scotta! Lo ammonisce mamma, ma sorride. E così comincia la cena, non in silenzio, ma con parole che si intrecciano al rumore delle posate
e al tintinnio dei bicchieri. Raccontiamo le nostre giornate. Io parlo del cliente difficile, che alla fine ha detto grazie. Mia sorella racconta di un esercizio di matematica che finalmente ha capito. Papà scherza su quanto è lunga la fila dal panettiere. Mamma ride e dice: ma almeno il pane è buono. E ridiamo tutti, perché certe cene non sono fatte solo di cibo, sono fatte di risate condivise, di sguardi che si incontrano, di quel siamo qui, insieme, che non ha bisogno di spiegazioni. Dopo cena nessuno scappa, anzi, ci alziamo tutti insieme per sparecchiare. Io lavo i piatti, mia sorella asciuga, papà mette via gli avanzi, mamma prepara una tisana, camomilla per me, tè alla menta per sé. Ci sediamo in salotto, con le tazze fumanti in mano. Fuori il cielo è ormai scuro, ma dentro c'è ancora luce calda. Accendo la radio, niente notizie, niente pubblicità, solo musica leggera, quasi un sussurro. Poi squilla il telefono. È la nonna. Vuole sapere se ho mangiato bene. Le dico di sì e le racconto della marmellata che mi porterà. Dopo la telefonata, decido di fare una breve passeggiata serale, solo 10 minuti, giusto per respirare l'aria fresca. Cammino lentamente lungo il marciapiede. Le luci delle case sono accese, le finestre illuminate come quadri vivi. Vedo un gatto che attraversa la strada con passo sicuro. Un vicino innaffia le piante sul balcone, anche a quest'ora. Torno a casa con le guance un po' rosse e la mente più leggera. E prima di andare a letto c'è un ultimo compito dolce: leggere una favola a mio fratellino. Lui si infila sotto le coperte, con gli occhi già mezzi chiusi, ma insiste. Ancora una pagina. Leggo piano, con voce calma, e mentre le parole scorrono, vedo i suoi occhi chiudersi lentamente. Gli sistemo la coperta, gli do un bacio sulla fronte e spengo la luce. La casa è silenziosa, ora, ma non è un silenzio vuoto. È il silenzio di una giornata ben vissuta. Torno in camera mia, mi siedo un attimo sul letto. Fuori si sente il fruscio delle foglie, il lontano rumore di un'auto. E penso, oggi è stata una giornata tranquilla. Niente di straordinario, niente di drammatico. Ma piena di piccole cose vere. Un caffè condiviso, una risata in cucina, una telefonata con la nonna, una favola letta a bassa voce. E a volte è proprio nelle giornate tranquille che si nasconde la vita più autentica. Breve pausa, tono calmo e intimo. Prima di andare a letto, faccio la mia piccola routine serale. Mi lavo i denti, mi tolgo gli occhiali, scrivo 2 righe sul diario. Oggi ho finito il report. Ho riso a cena, ho camminato sotto le stelle. Poi guardo fuori dalla finestra. Vedo le luci delle altre case spegnersi una dopo l'altra. Anche i miei familiari si preparano per la notte. Le porte che si chiudono piano, il rumore soffocato di una doccia, una canzone sussurrata da mio fratello nel letto. Mi infilo sotto le coperte. La stanza è fresca, il cuscino comodo. Chiudo gli occhi e ascolto i suoni tranquilli della notte. Il respiro regolare di mio fratello nella stanza accanto, il ticchettio dell'orologio in corridoio, il vento che accarezza le tende. E mentre il sonno arriva piano, penso solo una cosa. Domani sarà un'altra giornata e andrà bene lo stesso. Perché la vita non è fatta solo di grandi eventi, ma di questi momenti piccoli, semplici e perfetti. E ora che la notte è scesa
e tutti dormano, è il momento di salutarci anche noi. Ma prima, un ultimo pensiero per voi, che avete camminato con noi dal primo raggio di sole all'ultima luce della sera. Ce l'avete fatta. Un'intera giornata in italiano. Avete ascoltato, ripetuto, pensato, risposto e forse, per un attimo, vi siete sentiti davvero parte di questa storia. Continuate ad ascoltare. Continuate a fare pratica. Continuate a credere in voi stessi. Perché ogni parola che pronunciate, ogni frase che capite, vi porta un passo più vicino a parlare l'italiano non da studente, ma da persona vera. Da amico, da vicino di casa, da qualcuno che dice buongiorno e buonasera con il cuore. Grazie per essere stati con noi su Italian Pod. A presto!